Ciao, sono Laura, faccio parte dell'alleanza cuochi di Slow Food e sono la chef di Enoteca Naturale, un wine bar con cucina a Milano. Oggi cucineremo uno dei nostri prodotti di stagione preferiti, che è la cipolla paglina di Castrofilippo. È un vegetale che amiamo molto, nonostante diciamo le umili origini di una cipolla. Questo tipo di vegetale ci dimostra come i prodotti a volte più umili, anche appartenenti alla cucina povera, sono in realtà delle eccellenze straordinarie. La cipolla paglina viene coltivata a Castrofilippo, quindi siamo nell'area di Agrigento. L'area di Agrigento ha un terreno molto adatto per la cipolla, è un terreno ricco di acqua e da sempre è votato alla coltivazione di questo presidio. A Castrofilippo la cipolla paglina è un'istituzione, e tant'è che gli abitanti vengono chiamati cipuddari. La cipolla al forno non è facile da preparare perché è un alimento carico d'acqua. L'errore che spesso si fa nel cucinare una cipolla arrosto è quella di utilizzare delle basse temperature in forno. In questo modo gli zuccheri presenti nella cipolla, che la rendono così speciale, non hanno modo di caramellizzarsi, quindi abbiamo un effetto che non la valorizza del tutto. Quindi un effetto un po' bollito e un aspetto molliccio. Invece cucinandola ad alte temperature otteniamo il massimo della sua dolcezza e la possiamo finire con una panure che richiama i sapori siciliani. Adesso andiamo in cucina a prepararla. Allora, la ricetta della cipolla paglina ammudicata, che riprende appunto una preparazione classica della gastronomia siciliana, è molto semplice e può essere fatta a casa con gli ingredienti a disposizione di tutti. Oltre alla cipolla avremo bisogno di pane raffermo. Questo è stato precedentemente tostato in forno a 180 gradi in modo che poi sarà semplice passarlo nel mixer. Poi un pecorino o una ricotta salata. Noi abbiamo scelto il pecorino del Monteporo, un pecorino calabrese molto buono perché la sua stagionatura non va a intervenire troppo sulla quantità di sale, quindi è molto piacevole e molto gastronomico. Poi abbiamo dell'uvetta che è stata precedentemente ammollata in acqua, aceto di vino rosso e vino in stesse quantità. Questo piccolo trucco ci permette di smorzare leggermente la dolcezza che può essere eccessiva dell'uvetta e di dare un tocco di acidità che sta molto bene nell'insieme. Quindi basta portare a bollore i liquidi, immergere l'uvetta e lasciarla raffreddare. Poi abbiamo la buccia di un limone non trattato, dei pistacchi, se possibile di Bronte, poi abbiamo delle erbe aromatiche secche, dell'origano siciliano e del finocchietto in semi. Anche questo l'abbiamo pestato in un mortaio per avere una grana un po' più semplice da masticare. E poi abbiamo a piacere un peperoncino, uno spicchio d'aglio. Tutti questi ingredienti faranno parte della panure che andrà a rifinire la cipolla, ma come prima cosa prepariamo la cipolla per il forno. Allora, tagliamo la testa evitando il più possibile lo spreco della polpa. Il modo migliore per cuocere la cipolla a fondo, in modo che anche l'interno risulti perfettamente fondente e l'esterno ben caramellato, è di tenerla intera e di praticare una croce
sulla sua testa in questo modo. Oltre a facilitare la cottura all'interno, questa piccola apertura ci darà la possibilità di inserire la panura all'interno e di fare un vero e proprio effetto ammuticato. Una volta praticata la croce sulla cipolla, la condiamo bene. È una cipolla molto delicata e molto dolce e quindi deve essere salata. Il sale aiuterà anche la cottura interna. La ungiamo molto bene e la massaggiamo in modo che l'olio penetri nelle fessure. Una volta ben condita la mettiamo in forno. Il forno deve partire molto alto, quindi in un forno di casa andate pure a 250 gradi senza paura che si bruci, finché non vedete che sia ben arrostita. Una volta che è ben arrostita abbassiamo il forno a 170 gradi e aspettiamo che la cipolla si cuocia alla perfezione dentro e fuori. Ok, mentre la cipolla cuoce ci dedichiamo alla panura o muttica. Dunque, semplicemente nel mixer frulliamo un pezzo di pecorino intero, oppure se ce l'abbiamo già grattugiato in precedenza, insieme al pane e a tutti gli ingredienti. Possiamo usare un piccolo mixer da cucina, un frullatore, quello che abbiamo a disposizione. Mettiamo quindi nel mixer il pane, pecorino, uvetta, i pistacchi, le erbe aromatiche, a nostro piacimento. Non esistono delle vere e proprie dosi, ma a seconda dei gusti ci si può regolare come si preferisce. Con una grattugia ricaviamo la buccia del limone senza intaccare il bianco e poi, appunto, a seconda delle preferenze, 2 pezzi di peperoncino e un pezzo di aglio a gusto. Una volta assemblato il tutto, condiamo con abbondante olio extravergine, un pizzico di sale, il pecorino non è troppo salato quindi non c'è timore, abbondante pepe e andiamo a mixare il tutto. Ecco qua. La panura è pronta, l'assaggiamo e eventualmente regoliamo di sale, di pepe, di limone o dell'ingrediente che ci sembra mancante e vediamo se è cotta la cipolla. Dopo 20-25 minuti la cipolla è cotta. Vediamo che è perfettamente rosolata all'esterno, quasi candita. Questo effetto un po' bruciacchiato in realtà trasferisce tantissimo l'effetto zuccherino della cipolla al palato, quindi non ci sogniamo nemmeno di eliminare questi strati leggermente bruciacchiati, ma anzi saranno la parte più deliziosa. L'interno invece è perfettamente fondente, morbidissimo e pronto ad accogliere la panura. Possiamo anche cuocere queste cipolle in anticipo e tenerle in frigorifero e poi al momento del servizio riempirle con la panura e scaldarle in forno. Abbiamo proprio una cavità grazie al taglio che abbiamo praticato sopra, che è perfetta per la nostra moutika.
Ora è il momento di finirla per pochissimi minuti in forno, se possibile con il grill, a 200-230 gradi finché la modica non si tosta bene. Un errore che viene fatto spesso con le verdure ripiene o al forno è quello di cuocere il pane e il vegetale crudo tutti insieme. La cosa migliore è fare cotture separate. La cipolla è stata in forno sotto al grill per 3-4 minuti ed è perfetta. Questo sughetto che ha liberato in cottura è praticamente un caramello vegetale, quindi nell'impiattarla cerchiamo di farlo assorbire il più possibile alla cipolla. Darà una spinta di sapore in più. Ecco qua, la finiamo, se ci piace, con un po' di pecorino giovane e delle erbe aromatiche. Qui abbiamo del finocchietto, del timo e dell'origano, un po' di pepe e ci siamo. Pronti per mangiare. Ciao Vito! Ciao Laura! Vito fa parte della squad di Enoteca Naturale e in quanto esperto di vino ci consiglierà cosa abbinare alla cipolla paglina. Visto che andiamo a prendere una cipolla siciliana, esattamente di Agrigento, abbiamo deciso di abbinarci un vino sempre siciliano. Siamo in Contrada Buoni Vini, esattamente a Noto, dove c'è l'azienda agricola Salvatore Marino, che da quest'anno ha inserito questa sua nuova ottima bottiglia di Cataratto. È un vino fatto secondo tutti i principi della biodinamica, è un vino che rispecchia tutto il territorio, con un vitigno autoctono che grazie anche alla sua fermentazione spontanea e a tutte le sue caratteristiche sta molto bene con questa nostra cipolla, Laura, posso dirti. E vai, brindiamo. Ma adesso guarda, te lo faccio assaggiare che secondo me Allora un brindisi a noi ha questa ottima ricetta. che dedichiamo alla edizione 2020 di Terra Madre, il nostro cibo Il nostro pianeta. e il nostro futuro. Salute. Salute!